Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti. Oggi vi propongo il pollo al forno con patate come lo preparava mia nonna e naturalmente anche mia mamma e ovviamente anch'io. E questa buonissima ricetta voglio trasmetterla anche a voi. Vi garantisco che piacerà a tutti perché è una vera delizia. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito questa semplice e buona preparazione. La prima cosa da fare è pelare e tagliare a fette le patate. Le patate sono state tagliate e adesso verranno sciacquate sotto acqua corrente. Adesso andiamo a condire le patate con tutti gli ingredienti che abbiamo a disposizione. Quindi io inizio da un cucchiaio di concentrato di pomodoro, aggiungo il sale, e un po' di pepe. Un goccio d'olio e inizio a mescolare il tutto. Questo concentrato di pomodoro o passata serve per far colorare leggermente il pollo con le patate e dargli quel sapore in più. Continuo con aggiungere della buonissima cipolla dorata. Che profumo! Dopo aggiungo il pecorino grattugiato. Ne lascio un pochino da parte. Dopo il pecorino aggiungo del parmigiano. Il parmigiano è stato poi inserito in un secondo momento perché ai tempi di mia nonna il parmigiano dalle nostre parti non è che si trovava tanto facilmente, quindi si usava molto utilizzare del pecorino che era buonissimo. Poi col tempo naturalmente la mia mamma ha aggiunto del parmigiano per dare un tocco in più alla ricetta. E quindi facciamo così. E un po' lo teniamo da parte. Mescoliamo di nuovo. Ed ecco qui. E adesso non ci resta che assemblare il pollo con le patate. Mia nonna per questa ricetta utilizzava una teglia, detta anche ruoto, perché da noi si diceva un ruoto fourn, e quindi utilizzava una teglia in rame e stagno. Dato che adesso insomma non si trovano più come una volta, io per rimanere nel tema più o meno sto utilizzando una teglia in alluminio. Però voi se non l'avete potete utilizzare tranquillamente qualsiasi tipo di teglia che avete a disposizione. Anche una pirofila va benissimo. Allora, dispongo il pollo che è stato già pulito e eliminato la pelle in eccesso, però un po' di pelle bisogna lasciarla perché è giusto che sia così. E quindi faccio in questo modo. Sto utilizzando dei fuselli e delle sovraccosce di pollo. Ed ora versiamo sopra le patate. E le sistemiamo bene. Ok. Termino la preparazione aggiungendo un altro pizzichino di sale sul pollo, questo naturalmente è a vostra discrezione,
Se lo volete lo mettete, se non lo volete non lo mettete. Aggiungo un altro po' di pepe, poco, altrimenti diranno: ma zia Franca, ma tu metti sempre pepe. Ma un po' di pepe ci vuole. Continuo con il restante pecorino. E naturalmente il parmigiano. E adesso mi chiederete: ma non ci vuole un altro po' di olio? Eh beh, certo, un altro po' di olio, un altro po' di grasso ci vuole senz'altro. Come vuole la ricetta, aggiungerò dello strutto in superficie, dei fiocchetti di strutto, perché ai tempi di mia nonna l'olio di oliva era un miraggio. Però naturalmente per chi non vuole o non può aggiungere un altro filo di olio di oliva, ok? Ecco qua, così faceva mia nonna, vedete? Metteva dei piccoli fiocchetti di strutto. Questo dava un profumo e un sapore particolare. Dopo lo strutto metterò un po' d'acqua sul fondo. Questo serve poi per far cuocere meglio, insomma, le patate. Quindi facciamo così. Ecco qua. E a questo punto non ci resta che infornare. Ovviamente questo pollo con le patate veniva infornato nel forno a legna e non vi dico, io ho ancora il ricordo del profumo che sprigionava quando si apriva il forno ed usciva fuori questa meraviglia. Però noi ci dobbiamo accontentare del forno elettrico e quindi andiamo a infornare. Amici carissimi, il pollo è uscito dal forno, l'ho infornato a 190 gradi per circa un'ora, forno ventilato. Se avete il forno statico aumentate di qualche grado la temperatura e poi, come dico sempre, ognuno conosce il proprio forno, quindi regolatevi di conseguenza. Che dire amici, non ci resta che portare in tavola questa delizia e gustarla così com'è, con tutto il ruoto. Ah, che meraviglia! Prima però di salutarci io faccio un piccolo assaggio. E adesso io vi saluto, vi aspetto alla prossima ricetta e come dico sempre vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da zia Franca. Ciao a tutti.